Ciao a tutti, sono Ilaria, una biologa nutrizionista e oggi voglio parlarti di una malattia molto diffusa all'interno della popolazione, un po' la malattia del secolo se vogliamo. Ti sto parlando del cancro. Il cancro non è una malattia legata a un singolo fattore, ma possiamo parlare di malattia multifattoriale, in quanto dipende da più cause. Ad esempio, è legata a predisposizione genetica, stile di vita scorretto, scarsa attività fisica, sedentarietà, squilibri ormonali, alimentazione scorretta. Tutti questi fattori possono favorire alla predisposizione del cancro e allo sviluppo. Ogni cellula ha una sua vita ben definita, perché all'interno abbiamo le istruzioni racchiuse nel DNA. Quindi ogni cellula nasce, cresce, si sviluppa, conduce la sua vita, fino ad andare poi incontro a morte attraverso il processo di apoptosi. Quando questi meccanismi però subiscono delle mutazioni o comunque ci sono dei danni che non vengono riparati, le cellule iniziano a moltiplicarsi in maniera incontrollata. Questo favorisce una proliferazione cellulare in maniera eccessiva e quindi si va a generare un danno. Nel momento in cui la cellula fuoriesce al di fuori e quindi va a intaccare ad esempio il sangue o la linfa, allora lì non è più un problema locale, ma il problema diventa sistemico. Ci sono diversi tipi di tumori, abbiamo i tumori benigni, tumori maligni. Il tumore benigno non va a creare delle metastasi e solitamente è operabile, mentre quando abbiamo un tumore maligno, in questo caso le cellule vanno a intaccare gli organi circostanti e in alcuni casi addirittura non è operabile. Quindi il problema del cancro è legato al DNA che va a subire delle mutazioni oppure quando ci sono dei danni che non vengono riparati e le cause più comuni riguardano sia lo stile di vita che andiamo a condurre e sia una predisposizione genetica che ognuno di noi ha all'interno del proprio corpo. Quando le cellule sono alterate, si moltiplicano senza andare a rispettare quelli che sono i classici segnali di stop, vanno a rubare energia e nutrienti. Un'altra condizione che favorisce lo sviluppo dei tumori è legata all'infiammazione cronica. L'infiammazione cronica è differente da quella acuta perché quella acuta interviene nel momento in cui ad esempio abbiamo una ferita, quindi vengono richiamate altre cellule per andare a riparare un danno, quindi diciamo che è un effetto immediato. Mentre per quanto riguarda l'infiammazione cronica è un processo lento, prolungato e quindi il segnale di allarme si mantiene costantemente acceso. Questo va a favorire quello che è il danneggiamento cellulare. Sicuramente l'alimentazione non è la cura, però una corretta alimentazione può essere un valido supporto per aiutarci a prevenire e contrastare queste malattie. È importante basarsi su una alimentazione antinfiammatoria e un'alimentazione protettiva, in modo tale che si vadano a evitare tutti quei meccanismi di infiammazione, quei processi di stress ossidativi che sono alla base di queste malattie. Quali alimenti prediligere? Cereali integrali, frutta e verdura, da prediligere quelli di stagione e ancora meglio se conosciamo il contadino che abbiamo vicino a casa, è da preferire a spesa fatta al supermercato. Introdurre i legumi che sono fondamentali per la nostra alimentazione, omega 3, quindi parliamo di pesce. I semi sono anche molto importanti, semi di chia, semi di lino, semi di zucca, perché nel loro complesso, nel loro insieme vanno a svolgere un'azione protettiva all'interno del nostro organismo. È importante andare a limitare invece tutti quegli alimenti che vanno a favorire un processo di infiammazione, come ad esempio gli alimenti ultraprocessati. Quindi piuttosto che comprare le classiche merendine al supermercato, prepara una semplice torta fatta in casa per la tua colazione o per i tuoi bambini. Ridurre gli alcolici, questo non vuol dire abolirli completamente, ma se solitamente ne bevo 2 bicchieri, ne berrò un solo bicchiere. Tutto questo farà in modo di poter andare a proteggere il nostro organismo. Il cancro è un processo complesso che dipende da diversi fattori. Di sicuro l'alimentazione non è la cura, però può essere un valido supporto. Mangiare meglio non dà la certezza di non ammalarsi, però cambia il terreno in cui la malattia può andare a svilupparsi. La prevenzione è fondamentale ed è anche importante andare a ridurre tutti quei fattori che possono andare a causare quel problema. Spero di esserti stata d'aiuto con questo video e ti invito a seguire il mio canale.